nuovo luogo, nuova destinazione. Questa volta andiamo in Turchia. Finalmente abbiamo raggiunto anche questa destinazione. Io ed Emily siamo arrivati ieri con un volo Pegasus da Venezia ad Istanbul. Adesso questa è la moschea blu che state vedendo. Molto molto bella, elegante. Allora, il tour è cominciato da poco, però le tue impressioni? Molto carino. E cosa abbiamo imparato? Allora, abbiamo scoperto una cosa molto interessante che per noi veneti forse è molto Ci importante. cambia la vita. Allora, i 4 cavalli che si trovano a San Marco, nella Basilica di San Marco, arrivano proprio da qui, quindi dall'ippodromo di Istanbul. Quindi non sono Veneti Doc. No, non sono Veneti Doc, anche se bisogna ammettere che nemmeno le statue che si trovano su San Marco sono quelle originali, perché quelle originali sono tenute al riparo da ladri ed eventi atmosferici. Quante cose si imparano viaggiando. Questa che vedete è la colonna di Costantino. Stiamo andando a vedere la moschea più famosa, ovvero quella di Santa Sofia, che è quella più antica, e dovete sapere che la moschea blu si affaccia, guarda quella di Santa Sofia, oppure il contrario, quindi quella di Santa Sofia che guarda la moschea blu. Dove siamo, Emily? All'interno della cisterna della Basilica, dove veniva contenuta praticamente tutta l'acqua, soprattutto come riserva in caso di assedio, praticamente, che In caso poteva di durare attacchi o di anni. guerra, qui avevano quindi la scorta di acqua, quindi sia per quanto riguarda acqua da bere e acqua da lavarsi. Come avete visto stamattina siamo andati a visitare 3 siti, ovvero la moschea blu, Santa Sofia e la cisterna. Per quanto riguarda la cisterna, vi dice una particolarità Emily. Per gli amanti di libri e di film, l'autore Dan Brown aveva ambientato il suo libro Inferno anche a Istanbul, ed effettivamente la cisterna che abbiamo appena visitato è quella ambientata che si trova nel libro di Dan Brown. E anche quindi nel film. E quindi nel film. Per quanto invece riguarda Santa Sofia, abbiamo detto che è quella più vecchia, quindi ha 1500 anni. Pensate che è stata ristrutturata più volte, anche perché qua siamo in una zona sismica, e l'architetto della moschea blu si è rifiutato infatti di fare la cupola così grande. Finalmente siamo entrati nel mercato più grande al mondo coperto. Con 4.000 negozi, quindi Contratteremo? Compreremo qualcosa? diciamo che ci basterà, avanzerà tutto quello che c'è qui. Se
se siete amanti dei gatti dovete per forza venire qui in Turchia, ce ne sono un sacco. Saliamo in barca. Siamo passati sotto il ponte di Galata. Con l'ultimo canto, l'ultima preghiera della giornata, io vi saluto e vi do la buonanotte qui da Istanbul e domani andremo a fare altre attrazioni. Buonanotte, a domani. Buongiorno dal secondo giorno qui ad Istanbul. Oggi siamo sempre vicini alla moschea di Santa Sofia, ma siamo andati a vedere per l'esattezza il palazzo del sultano. E cosa c'è all'interno? All'interno troviamo 4 giardini con una vista spettacolare sul Bosforo e inoltre abbiamo visitato l'harem, quindi la zona privata con gli appartamenti privati del sultano. Quindi altra attrazione ovviamente da fare. Eccoci, volevamo dirvi che abbiamo lasciato Istanbul, ci siamo fermati dopo un'ora e mezza a Bursa, che è un'altra quarta città più grande qua della Turchia, con 4 milioni di abitanti. Ci siamo fermati per mangiare un ottimo kebab, poi abbiamo proseguito con l'autobus per circa altre 2 ore e adesso stiamo raggiungendo Bergamo. Non sbagliatevi con Bergamo. E volevo dirvi quindi che qui lasciamo questo video che parlava di Istanbul per poi passare a un nuovo video che continuerà qui dalla Turchia. Quindi un bacio e alla prossima episodio.